Mercoledì e vi devo dire mi sono svegliato che mi sentivo ancora un pochino appesantito da ieri sera. Io come mi sento sempre appesantito da ieri sera io. Che ieri sera ho mangiato e ho soprattutto bevuto tanto, più che altro. Però comunque ho fatto colazione, ho studiato inglese e poi sono andato a fare la mia skincare e ho approfittato, ho detto mi faccio anche la barba. Poi sono andato al lavoro dove tra l'altro è successa una cosa simpatica, per modo di dire, perché come già avevamo detto ieri è un periodo dove non aveva piovuto per un mese praticamente da me. Poi all'improvviso ieri e oggi, soprattutto oggi, tira delle bombate d'acqua. Infatti, come potete vedere da certe clip, già lì in quel momento praticamente ci stavamo allagando dove si era noi. Poi a un certo punto, appena ho staccato la clip, ha iniziato a piovere dal tetto, ma non vi posso spiegare quanto forte. E praticamente vi lascio una foto qui per farvi capire quanto ha piovuto forte. Praticamente c'era una piscina a cielo aperto, però comunque dai, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo mandata via in qualche maniera strana. Poi durante la giornata è venuto anche un po' di sole, come si può vedere ora fuori è sereno. Poi sono tornato a casa ad allenarmi. Oggi mi sono allenato molto meglio rispetto a ieri, ero anche bello carico di energie. Magari ieri sera comunque avendo mangiato quel pochino di più mi sentivo più energico, diciamo. Però forse ho esagerato facendo qualche squat o qualcosa e ora mi fa malissimo questa parte qui della schiena praticamente. Non so come farvelo capire, ma mi fa malissimo questa parte qui della schiena, insomma. Poi durante la giornata sono tornato al lavoro, insomma ho fatto le mie solite cose, diciamo, lavoro, tornato a casa, ho fatto la doccia, ho mangiato e ora sono qui davanti al computer alle 8:23 di sera perché avete in mente il video dell'autosabotaggio? L'avevo già portato sul canale un po' di tempo fa. Bene, tanto se non avete visto il video andatelo a vedere e ve lo lascio qui sopra, perché praticamente dall'uscita di quel video lì ad oggi io ho già fatto 3 sezioni con una psicologa per capire insomma come risolvere questo mio metodo di autosabotarmi. E niente, ora faccio la seduta con la psicologa di mezz'oretta, 40 minuti circa, insomma gli racconto le ultime 2 settimane. E ok questa cosa, però state tranquilli che riceverete di sicuro aggiornamenti come avete già fatto vedere, perché su questa cosa arriverà una serie, non so quando, però state tranquilli perché lì c'è una telecamera, qui c'è una luce, vabbè che c'ho tutto spento in camera, però sto organizzando qualcosa perché voglio che comunque questa cosa passi come messaggio, perché secondo me, anche se non ce ne rendiamo conto, in realtà in tanti ne soffriamo. Ho finito ora la seduta con la psicologa. Possiamo dire che io dopo la psicologa sono tipo in una fase zen, non so come mai, però stasera mi porto a casa tante cose. E niente, ora vado con i miei amici a un bar, quindi niente, fine giornata. Giovedì, eccoci qua, e stamani le skincare con me. Allora, prima cosa, detergente, tanto ormai lo conosciamo, l'abbiamo provato un paio di vlog fa e diciamo che ne ho sempre parlato bene, è il detergente col quale mi trovo meglio. Basta, ora vi racconto un po' i progetti della giornata mentre mi preparo. Allora, stamani vabbè mi sono svegliato, ho fatto colazione, ho preso un tazzone di caffè perché ieri sera per montare dei video sono andato a letto all'1 circa, quindi stamattina svegliarsi alle 8 era un po' complicata la situazione. È finito un pezzo di detergente nell'occhio, io ecco dolore. Continuiamo. Insomma mi sono fatto sto tazzone qui di caffè, poi ho mangiato una banana con dei cereali, un po' di yogurt e poi ho finito la torta che era avanzata dal mio compleanno. Poi mi sono messo a studiare un po' inglese e poi sono venuto qui a fare la skincare. Ora come dovrebbe procedere la giornata? Allora, questi sono gli obiettivi: andare al lavoro, venire a casa, allenarsi e allenarsi bene più che altro, pranzare. Prima di pranzare devo chiamare una pizzeria perché stasera ho l'allenamento del pallone e visto che martedì non sono andato all'allenamento, stasera porto delle fette di pizza per festeggiare, diciamo, anche con loro il mio compleanno. E in più devo chiamare anche la stessa pasticceria dove ho preso la scorsa torta perché devo
devo ordinare la torta per il compleanno con i miei amici, che lo farò sabato. Dopo fatte queste chiamate, diciamo che posso andare a pranzare finalmente, anche perché si sarà fatta l'ora. Dopo pranzo, prima di tornare al lavoro, però devo completare per forza, perché se no sono in ritardissimo, almeno una task tra queste due. O devo finire di montare almeno un video, o devo fare tipo delle grafiche anche per dei video che non ho ancora montato, o se no sono in ritardissimo, perché sti giorni mi stanno volando. E più che altro, cioè, non posso arrivare a fare 24 ore su 24 sveglio. È vero che è la mia passione e potrei stare sveglio, però non ce la faccio. E quindi almeno una task, almeno devo montare un video, devo finire almeno le grafiche in un'ora, perciò sarà un po' tosto. Dopodiché tornerà al lavoro molto probabilmente, niente, e dopo dopo lavoro si vanno a prendere le pizze, si va all'allenamento e poi si torna a casa. Quindi che dire, vediamo più tardi. Tra l'altro oggi, dopo 2 giorni, è tornato il sole. Per l'amor di Dio, è bella cosa, però per me che lavoro in un autolavaggio vuol dire che mi aspetterà una giornata abbastanza dura. E comunque mi stavo guardando i capelli, ma che cazzo gli è successo? Domani era meglio se non ci mettevo cere, cose così. Che poi io sono una persona che tipo, sì, fa la skincare, ma se deve andare al lavoro i capelli non le sistema. È raro che io vada al lavoro e mi sistemi i capelli. Cioè, come ho fatto stamani, che tipo ci ho messo una cera alla cazzo di cane veloce di furia. È raro che succeda, ma stamani invece di migliorarla leggermente l'ho peggiorata ulteriormente la situazione. Mamma mia. Ok, ora che ho finito di pranzare, è rimasta da fare una cosa. Abbiamo 40 minuti a edizione. Questi 40 minuti io devo mettermi lì sulla sedia col computer e devo editare il più possibile. Ma allo sfinimento devo fare le cose veloci, le devo fare però per bene e veloci. Poi c'è stato un piccolo cambio di programma. Stasera non porto più la pizza al pallone, perché ho paura si raffreddi, dopo non va bene a qualcuno. Insomma, per evitare qualunque tipo di bega, vado a prendere dei pasticcini quando uscirò da lavoro. Ora mi metto lì, monto il più possibile, torno al lavoro e ci rivediamo dopo noi. Serviva una quindicina dei pasticcini per una quindicina di persone. Pasticcini presi. Niente, ora aspetto ad andare all'allenamento. Intanto qui mi sono portato il computer perché continuerò a montare un pochino, a fare delle grafiche, perché oggi sì ce l'ho fatta, ma ho fatto il 20% di quello che volevo fare. Bene, ma non benissimo. Quindi ora ho una mezz'oretta libera e diciamo che mi ci volevo un po' dedicare. Oggi al lavoro alla fine è andata abbastanza bene. Ci fosse più gente che volesse lavare la macchina, ma era gestibile la situazione. Ho ordinato anche la torta alla fine per il compleanno che farò con i miei amici. E niente, quindi ora continuo a montare un pochino, dopo va l'allenamento, vediamo più tardi. Niente, ed eccoci qua, allenamento finito. Tra l'altro stasera ho fatto un allenamento top. I pasticcini, le bevute sono garbate a tutti, diciamo, e anzi mi sono sentito anche ben voluto e ben amato. E come ho detto nello scorso vlog, questa cosa che la gente mi fa sentire il suo bene davvero, mi fa un bene, non posso spiegare il bene che mi fa davvero questa cosa. Mi rende una felicità assurda. Ora sono carico di energie. E comunque niente, ora vado a casa, ceno, mi metto al computer, poi spero di andare a letto, perché questa giornata mi sembra finita a me. Devo correre e forse ho fatto la cosa peggiore che potevo fare, cioè ho lasciato le cuffiette per la musica a casa. Non so se ce la faccio a correre 7 km senza qualcosa che mi dia la carica. Infatti duro anche più fatica già ora. Finito ora di correre. Corso sì, un pochino più lentino, però il mio obiettivo oggi era correre lento per mettere su muscolo per le gambe. Poi devo dire, alla fine correre senza musica credevo davvero fosse più difficile. Ma invece dai, ho ascoltato i rumori, ho parlato anche tanto con me stesso, ho pensato tanto. È stata, non dico bella, però dico salutare forse come cosa correre senza musica. Comunque argomento della musica che riprendiamo a casa, quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, vi dicevo, a proposito di musica, io siccome ho tante playlist sul mio Spotify, però il problema è che ormai riascoltarle mi sono venute a noia, e io sono arrivato a un punto da circa 2 settimane e non so più che musica ascoltare su Spotify. Sono finito di ascoltare forse le canzoni degli youtuber nel 2016 anche, per farvi capire. Quindi che ho deciso di fare? Mi metto qui, rinnovo un po' le playlist della mia musica, siccome ho una ventina di
di minuti. Almeno speriamo che riesco anche, voglio scoprire canzoni nuove, qualcosa, cioè ho qualche canzone nuova che tipo non è in nessuna playlist e a volte mi scordo di ascoltarle. Perciò ora che faccio? Mi metto qui, aggiorno un po' tutte le playlist che ho, diciamo, e se mi riesce anche a farlo, ma non credo che riesca a farlo, siccome su Spotify c'è l'opzione che puoi mettere la copertina, puoi fare la tua copertina, se riesco provo a modificare anche quelle. Anzi, a proposito di nuova musica, oggi è uscito l'album di Safe e se io vi devo segnalare delle canzoni, allora intanto, se devo dire la verità, non è proprio il mio genere, perché è un genere molto trap, è un genere tipo Shiva, per farvi capire l'album. A parte Tu mi piaci tanto e Buona Domenica, che sono già uscite, Money anche con Artifive e Gue, sono canzoni già uscite, diciamo che sono bellissime, ma se devo segnalarle qualcuna di nuova che è entrata ora nell'album, vi devo segnalare Perché piango con Kid Yuki, che mi piace, molto bella, e anche Bratz, non so se si pronuncia così, con Nerissima Serpe. Altra canzone che diciamo che mi garba per ora tanto è Raffaello anche. Palo gol. Niente, guarderemo in questi prossimi giorni quale andrà di moda su TikTok, perché uno almeno andrà, spero, gli auguro per lui che andrà di moda su TikTok. E niente, ora mi metto qui e modifico un po' le mie playlist. Ok, diciamo che un po' di pulizia nelle playlist la sono... però è il computer. Un po' di pulizia nelle playlist la sono riuscita a fare. Però ora c'è un problema, devo tornare al lavoro. Quindi niente. Comunque, ieri sera alla fine ce l'ho fatta di finire di montare quel video. Mi ero scordato di dirvelo in tutta la giornata. E niente, stasera se torno a casa in tempo continuo un po' a modificare le playlist, aggiungendo, togliendo canzoni. Niente, ora mi tocca tornare al lavoro. Ci vediamo più tardi. Sono in ritardo. Che fai? Lavori a un autolavaggio, non te la dà una sciacquata di venerdì sera? Eccoci qua. E niente, ora vado esco un po' con i miei amici, visto che è venerdì sera. E meno male, perché almeno mi svago un po' la testa, perché sto avendo un momento difficile ora come ora. Non voglio spiegarvelo, non so come spiegarvelo. Insomma, mi devo un secondo staccare la testa. Comunque oggi, quando sono uscito di lavoro, sono tornato a casa, ho fatto la doccia come sempre, e poi mi sono messo a finire di editare un video. E poi mi sono messo a riorganizzare le playlist, ho fatto anche delle copertine nuove. Semmai vi lascio un prima e un dopo qui da qualche parte, insomma. E niente, ora davvero sento il bisogno di andarmi a svagare. E niente, ci vediamo domani. Sabato, tanto prima di dirvi le cose mi volevo scusare un secondo per ieri sera, perché ho avuto un momento no, durante la giornata ci stanno dei momenti no. Ieri sera me l'ha proprio preso in quel momento e diciamo che non mandava di parlarne. Comunque, scusate ancora, passiamo ad oggi allora, che comunque sarà una giornata molto ricca, diciamo. Allora, ora è circa l'1:20, stamani ho fatto colazione con un kiwi, un po' di cereali alla crusca e un po' di yogurt greco. Poi sono andato al lavoro e poi ora sono qua. Ora cosa farò oggi? Oggi devo andare a giocare una partita di pallone a Segromigno e Monte, che è praticamente la partita di ritorno dello scorso vlog. Speriamo vada bene, basta vincere. Tanto la partita è finita 1-1 all'andata, bisogna vincere 1-0, quello sarà l'importante. Dopo la partita credo che non mi fermerò a fare un aperitivo con la squadra, perché devo tornare a casa in tempo per riuscire a prepararmi per poi andare comunque al mio compleanno che festeggerò stasera con i miei amici. E molto probabilmente dopo la serata finirà tra alcol, discoteca, e speriamo di divertirci e di stare tranquilli e non come ieri sera, che alla fine diciamo era proprio un momento no e stavo un pochino male, perché ieri sera sì sono uscito ma comunque non ero tanto energico. Per fortuna mi è arrivata una bella notizia, perché ho incontrato una persona e praticamente mi ha proposto un progetto molto interessante che forse vedrete, ma parla di tanto tempo. E niente, quindi ora vado in macchina, perché si parte per un'ora di viaggio. Navigatore messo, mi ci vuole un'ora precisa. Ma io raga, in tutto ciò ieri
non ho nominato una canzone dell'album di Safe importantissima che è uscita ufficialmente. Ma come ho fatto a scordarmene? Come cappro ho fatto? Randa Baraonda. E so che tutti quanti. E niente, ora vado perché mi aspetta un'ora di strada. Ci vediamo dopo. Tornato a casa adesso e oggi la partita purtroppo è andata male. Abbiamo perso 2-1 e non siamo passati per la finale playoff. E niente, ora vado a fare una doccetta veloce. Mi cambio perché di sicuro non posso andare vestito così al mio compleanno. Ci vediamo dopo. Ok signori, mi scuso per questa clip, ma non sapevo come farla meglio perché sono di corsa, mi stanno per venire a prendere, quindi lo fa vedere l'outfit. Allora, classico jeans nero, Air Force bianche e maglietta nera. E come profumo vado a mettere questo qui di Zara, abbiamo preso la scorsa volta nel vlog, se ve lo ricordate. Sopra, siccome ho paura che faccia un po' freschino, metto comunque questa qui di Zara, questa giacchetta celeste che sembra che si stia bene. E niente, non so quanto riuscirò a vloggare stasera perché l'obiettivo è godermi la serata, però da ora in poi vedrete tutto quello che riesco a vloggare. Altrimenti io vi dico fine giornata. Domenica, come si dice, la sera Leoni, la mattina. Niente, stamattina mi sono alzato diciamo verso un orario abbastanza indecente, tipo l'una di pomeriggio. E niente, appena sono sceso diciamo che la prima cosa che ho fatto è andare a dare il buongiorno alla mia mamma ovviamente. E poi perché oggi è la festa della mamma in particolare. Auguri, buona festa della mamma. Grazie tesoro, so che hai pensato al dolce, papà l'ha portato a casa prima. Abbiamo avuto una bella idea ieri. Bellissimo, bellissimo, mi ha emozionato tanto, vedo guardare di ringraziarti. Subito dopo però mi sono fatto un ochi perché avevo un mal di testa incredibile, perché infatti se vedete avete visto da qualche foto o video, io ieri sera mi sa che ero un po' sulla luna diciamo. E se vi state chiedendo come sia andato il compleanno, ieri sera comunque è andato benissimo, siamo stati in tranquillità, abbiamo bevuto tanto tra l'altro e basta. È stato un compleanno normalissimo, tranquillissimo, niente di particolare da segnalare diciamo. E così, chill, non so che dirvi. Dopo aver pranzato abbiamo mangiato la torta per la festa della mamma che avevamo ideato io e mio papà il giorno prima. Purtroppo non avevo potuto vloggare questa conversazione che c'era stata con mio papà, però avevamo ideato questa cosa ed è piaciuta come sorpresa. Nel pomeriggio dopo mi sono cambiato e poi mi sono messo un po' a guardare la Fiorentina, partita che non ho assolutamente guardato perché come io mi sono messo a sedere avrò guardato sì o no 20-30 minuti, perché dopo sono crollato in un nuovo sonno profondo di circa un'oretta e mezzo diciamo. Dopo quella pausa sonno diciamo, aver guardato la Fiorentina, sono uscito di casa e sono un'altra partita di una delle squadre vicino al mio paese diciamo. Ero con dei miei amici così nel chill e niente, ora siamo qua. Stasera cenerò non so che cosa, molto probabilmente cenerò con delle piadine perché non so cosa farmi da mangiare, a dire la verità. E molto probabilmente non uscirò stasera perché diciamo che non ne ho tanta voglia. Anzi, forse non mi metterò neanche a fare niente al computer, rimando tutte le cose che devo fare per i social, un po' per i miei progetti a domani e stasera staccherò la testa, mi metterò qui, sceglierò un film su Netflix molto probabilmente e basta. Siamo ufficialmente in quella fase dove non sto trovando nessun film da guardare. Bene, film trovato, alla fine credo di guardarmi The Social Network. L'avevo già visto tempo fa, però non me lo ricordo più di tanto, perciò ho deciso di riguardarlo. E quindi niente, ora mi metto il pigiama messo e niente, ora mi metto qui nel letto, guardo il film e niente, io do parola a Luca del futuro. Niente, io considero concluso qua questo wiki vlog, spero che il video vi sia piaciuto. Se questo genere di video vi piace iscrivetevi al canale, mettete like e utilizzate i vostri punti hype per supportare il canale, perché date davvero una grande mano a questo canale. Niente, io sono Luca e ci vediamo mercoledì con un altro video. Ciao!